Roma, una parola che evocava potere assoluto. In ogni angolo dell'impero le aquile legionarie sventalavano come simboli eterni di conquista, ordine e civiltà. Ma ogni impero, per quanto grande, ha sempre un confine, e oltre quel confine viveva l'incertezza. Al di là del Danubio, dove le mappe romane si perdevano tra le ombre delle foreste, un popolo stava cambiando la storia. Erano i Marcomanni, gli uomini del confine, parte dell'antica stirpe germanica dei Suebi, abituati a vivere nel gelo, nella guerra e nell'orgoglio. Non erano predoni come tanti. Sotto la guida di un re carismatico e audace, Maroboduo, costruirono un regno solido, organizzato, temuto. Un regno nato per resistere e per sfidare Roma. Nel tempo in cui Marco Aurelio scriveva le sue meditazioni, tra i silenzi della filosofia e il fragore della guerra, i Marcomanni attraversarono il fiume sacro dell'Aimes, bruciarono villaggi, assediarono città, sfidarono gli dei stessi di Roma. Questa è la storia di una lotta epica, di un popolo dimenticato, ma decisivo, della guerra che rivelò, forse per la prima volta, che anche Roma poteva sanguinare. In ogni angolo dell'impero le aquile legionarie sventalavano come simboli eterni di conquista, ordine e civiltà. Ma ogni impero, per quanto grande, ha sempre un confine. E oltre quel confine viveva l'incertezza. Maroboduo non era un capo come gli altri. Non era nato re, ma si fece tale con astuzia, disciplina e un'ambizione rara nel mondo frammentato delle tribù germaniche. Fin da giovane fu inviato come ostaggio a Roma, una pratica comune per garantire la lealtà dei popoli barbari. Ma quell'esperienza segnò il suo destino. Lì, tra i marmi del foro e il clangore delle legioni in addestramento, Maroboduo apprese molto più che la lingua latina. Conobbe l'arte della guerra, il potere della legge, la forza dell'ordine. Quando tornò tra i suoi, niente era più come prima. Trovò un popolo sparpagliato, diviso, ma pieno di potenziale. E capì che se voleva sfidare Roma, doveva prima imparare da essa. Così iniziò a costruire, passo dopo passo, un regno. Scelse come base la Boemia, terra fertile e difficile da penetrare, protetta naturalmente dai rilievi montuosi e facilmente difendibile. Riunì sotto il suo comando non solo i Marcomanni, ma anche altre tribù vicine, Quadi, Naristi, Ermunduri. Non un'alleanza fragile, ma un sistema organizzato, gerarchico, con un vero esercito permanente. Io sono Maroboduo, figlio della foresta e del ferro. Ho camminato tra i marmi di Roma e ascoltato la voce degli imperatori, ma il mio sangue appartiene a questa terra, alle montagne, ai fiumi, al gelo. Oggi mi insedio come re dei Marcomanni, non per gloria personale, ma per dare un futuro al nostro popolo. Uniremo le tribù sotto un solo re. Costruiremo non solo alleanze, ma un regno forte, giusto, libero. Roma ci teme, e ha ragione. Non saremo più vassalli. Da oggi siamo un regno. Per Roma, i Marcomanni rappresentarono a lungo un enigma. Non erano alleati affidabili, ma neppure nemici dichiarati. La loro posizione strategica nel cuore dell'Europa li rendeva interlocutori inevitabili. Dopo la proclamazione del regno da parte di Maroboduo, il Senato romano lo riconobbe ufficialmente come
re dei Marcomanni, un gesto politico che celava una realtà più complessa. Roma preferiva trattare piuttosto che combattere, almeno finché poteva scegliere. Negli anni successivi i rapporti rimasero ambigui. Si alternarono periodi di tregua, scambi diplomatici e improvvisi attriti. Maroboduo mantenne una politica estera prudente ma orgogliosa. Rifiutò di inviare truppe in aiuto a Roma durante la disastrosa sconfitta nella foresta di Teutoburgo nel 9 d.C., quando Arminio e i Cherusci massacrarono 3 intere legioni romane guidate da Varo. Un evento che scosse profondamente l'impero. Maroboduo, pur essendo rivale di Arminio, scelse di non esporsi. Non volle schierarsi apertamente con Roma, né aiutare i suoi nemici diretti, un gioco sottile di equilibri pericolosi. Ma i legami tra i 2 leader germanici non erano solo politici, erano personali. I 2 avevano storie simili, entrambi cresciuti sotto l'influenza di Roma, ma con visioni opposte. Arminio era il simbolo della resistenza, dell'insurrezione feroce. Maroboduo quello dell'ordine, della costruzione. Nel 17 d.C. i 2 si scontrarono direttamente in una guerra tra confederazioni tribali. Fu una battaglia decisiva per l'equilibrio del potere germanico, ma non ci fu un vincitore netto. Maroboduo, pur non sconfitto, perse prestigio, mentre la sua figura cominciava lentamente a indebolirsi. Roma, osservando da lontano, approfittò di questi attriti. Sostenne indirettamente la frammentazione delle tribù germaniche, usando la diplomazia come arma. Quando, nel 19 d.C., Maroboduo fu deposto e costretto all'esilio, l'impero gli concesse rifugio a Ravenna. Un gesto carico di significato. Il re barbaro, che aveva minacciato i confini romani, finiva i suoi giorni sotto la protezione dell'Aquila imperiale, in silenzio e lontano dalle foreste. Eppure, la storia non finì lì. I Marcomanni, pur privi del loro grande leader, rimasero una presenza costante lungo il Limes. La loro conoscenza dell'organizzazione romana, acquisita proprio grazie a Maroboduo, li rese avversari temibili, più civili, più organizzati, più determinati. I decenni seguenti furono solo una calma apparente, una tregua fragile, prima della tempesta. Nel 166 d.C., l'impero romano stava ancora assaporando la stabilità costruita da decenni di buon governo. L'imperatore Marco Aurelio, uomo di pensiero e filosofo, dedicava le sue giornate più alla riflessione che alla guerra. Ma quella pace, tanto faticosamente conquistata, era destinata a spezzarsi. Dalle profondità delle foreste danubiane, una nuova minaccia si stava affacciando al confine. I Marcomanni, i Quadi e altre tribù germaniche e sarmatiche unite in una vasta coalizione. Complici le tensioni interne, le carestie e, soprattutto, la diffusione della cosiddetta peste antonina, probabilmente un'epidemia di vaiolo portata dai soldati di ritorno dall'Oriente, l'impero era più vulnerabile che mai. I nemici lo sapevano e colpirono. Le incursioni furono improvvise, devastanti. I Marcomanni attraversarono il Danubio ghiacciato come una lama silenziosa. Non si limitarono a saccheggiare i villaggi di confine. Arrivarono fino al cuore dell'impero, devastando le campagne della Pannonia e assediando la stessa Aquileia a pochi giorni di marcia da Roma. Per la prima volta da secoli l'urbe tremò. Si temette l'impensabile, che i barbari potessero varcare l'Italia e colpire la capitale. Marco Aurelio fu costretto a mettere da parte la filosofia. Si trasformò in comandante. Accompagnato dal figlio Commodo e dal fido generale Claudio Pompeiano, radunò le legioni e partì per una campagna militare lunga, logorante, spietata. Iniziava così quella che la storia ricorda come la guerra marcomannica,
un conflitto che durò oltre 14 anni, con fasi alterne, tra tregue precarie e riprese furiose dei combattimenti. La guerra fu dura. I nemici non erano più bande disorganizzate, ma coalizioni solide, abituate a combattere in gruppo, capaci di usare il terreno a loro favore. I Romani dovettero adattarsi. Marco Aurelio passò lunghi inverni al fronte, tra il gelo delle steppe e i disagi delle campagne. Alcuni storici raccontano che durante un assedio le legioni romane rischiarono di morire di sete, finché una pioggia improvvisa, considerata miracolosa, salvò l'esercito. L'episodio, scolpito sulla colonna antonina a Roma, divenne simbolo dell'intervento divino a favore dell'impero. Eppure, non fu mai una vittoria definitiva. Ogni volta che Roma respingeva un'invasione, un'altra tribù si muoveva. I nemici sembravano infiniti. I Quadi e i Marcomanni sfruttavano le divisioni dell'impero e colpivano con precisione. L'impero, pur vincendo molte battaglie, faticava a chiudere la guerra. Marco Aurelio pensò persino a una soluzione drastica: creare 2 nuove province oltre il Danubio, la Marcomannia e la Sarmatia, per consolidare i territori conquistati e prevenire nuove invasioni. Ma il progetto non fu mai realizzato. L'imperatore morì nel 180 a Vindobona, l'attuale Vienna, forse per la stessa epidemia che aveva decimato i suoi uomini. Io sono Commodo, figlio degli dei, e di Marco Aurelio. Mio padre amava la guerra. Io, invece, preferisco vincere senza sudare. Le guerre marcomanniche. Sono stanco di questi barbari sporchi e testardi. Vogliono la gloria, che si sbranino tra loro. Non sprecherò i miei giorni nella neve e nel fango come lui. Farò la pace, ma sarà la mia pace. Una pace imposta, comprata o promessa col veleno. Perché il vero potere non si conquista con la spada, si mantiene con il gioco. E io sono molto bravo a giocare. Con la sua morte, il comando passò al giovane Commodo, che firmò una pace frettolosa, desideroso di tornare a Roma e agli agi della corte. I Marcomanni non furono annientati né sottomessi. Furono lasciati lì, oltre il fiume, silenziosi, pronti a tornare. Questa guerra cambiò per sempre la percezione del limes danubiano. Da confine simbolico divenne una vera e propria linea del fronte. Le incursioni barbariche non erano più un'eccezione, erano l'anticipo di qualcosa di più profondo, più grave, una pressione continua che, nei secoli successivi, avrebbe minato le fondamenta stesse dell'impero. I Marcomanni, nel bene e nel male, avevano lasciato il segno. Non avevano conquistato Roma, ma avevano colpito il cuore dell'impero e avevano dimostrato che anche la potenza più temuta della terra poteva essere messa in ginocchio. Commodo, succeduto al padre, cercò una pace frettolosa e fragile. Accettò la presenza dei Marcomanni oltre il Danubio e permise a molti di loro di stabilirsi nei territori imperiali come foederati, cioè alleati militari al servizio di Roma. Questo cambiamento segnò una svolta epocale. I nemici di ieri stavano diventando, almeno in parte, i soldati di domani. La trasformazione non fu solo politica. Anche la cultura marcomannica iniziò a mutare. Il contatto con Roma portò nuovi modelli di vita, stili architettonici, strumenti, tecniche agricole, perfino forme di organizzazione tribale più simili a quelle romane. Le vecchie strutture comunitarie germaniche lasciarono spazio a modelli più stabili, spesso sotto la supervisione diretta dell'autorità imperiale. Eppure, questa integrazione era tutt'altro che completa. I Marcomanni mantennero a lungo la propria identità. Continuarono a essere considerati altri, stranieri da tenere a bada, utili in guerra, ma sospetti in pace. Alcuni gruppi rimasero stanziali in Boemia,
e nelle zone limitrofe, mentre altri si fusero con tribù vicine: Quadi, Suebi, Vandali. Nel corso del III secolo il nome stesso dei Marcomanni cominciò a scomparire dalle fonti romane, non perché fossero stati distrutti, ma perché si erano dissolti, assorbiti in nuove confederazioni più ampie. Tribù, etnie e popoli si fondevano in un mosaico sempre più complesso, che avrebbe poi dato origine alle grandi ondate migratorie del tardo impero. I Marcomanni erano stati protagonisti di uno dei momenti più critici della storia imperiale, e anche se il loro nome si affievolì, la loro eredità rimase viva, perché avevano dimostrato che nessun confine è eterno, che anche l'impero più potente del mondo, se guardava troppo a se stesso, poteva essere travolto da ciò che si agitava al di là delle sue frontiere. I Marcomanni non erano solo guerrieri. La loro forza non risiedeva unicamente nella capacità di brandire le armi, ma anche nell'adattarsi, nel costruire, nel vivere in simbiosi con un territorio difficile ma fertile. La Boemia, dove si stabilirono nel I secolo a.C., offriva foreste fitte, fiumi navigabili e colline strategiche. Un ambiente ostile per gli invasori, ma perfetto per chi sapeva dominarlo. I loro insediamenti erano semplici, ma funzionali. Niente grandi città, nessun palazzo monumentale, ma villaggi sparsi, costruiti con legno e terra, organizzati attorno a clan familiari. In alcuni casi, su alture facilmente difendibili, sorgevano piccoli centri fortificati, non castelli, ma roccaforti tribali, dove si rifugiavano in caso di pericolo. La società marcomannica era basata su legami di sangue, sull'onore del guerriero e sull'autorità del capo tribù, spesso eletto per valore, non per diritto di nascita. Le donne avevano ruoli centrali nella vita domestica e spirituale, e alcune fonti romane, seppur distorte da pregiudizi, parlano del rispetto che i germani avevano per le figure femminili ritenute vicine agli dei. La religione era naturalistica, con culti legati a foreste sacre, animali totemici e forze primordiali. I Marcomanni non lasciarono testi scritti, ma attraverso i resoconti romani possiamo intuire la presenza di rituali complessi, di veggenti e sacrifici. Gli dei della guerra e della fertilità dominavano le credenze, in una visione del mondo dura ma coesa. Nel contatto con Roma, la loro cultura si trasformò. Presero a usare utensili romani, monete, oggetti decorativi. Ma lo spirito restò germanico, libero, fiero, legato alla terra e al gruppo. Non furono mai assorbiti completamente, nemmeno dalla più grande potenza della storia. I Marcomanni non conquistarono mai Roma. Non issarono le loro insegne sul Campidoglio, né distrussero templi o senati. Eppure riuscirono in qualcosa di più profondo. Mostrarono al mondo che l'impero non era invincibile, che anche la macchina perfetta delle legioni poteva incepparsi, che il Limes non era una muraglia eterna, ma una linea fragile, sempre sull'orlo della frattura. Il loro regno, breve ma intenso, lasciò un'impronta nei secoli. Furono tra i primi a trasformare la resistenza tribale in un progetto politico coerente, ad adottare e al tempo stesso sfidare il modello romano, a unificare popoli diversi sotto una stessa bandiera, anche se temporanea, un esperimento che altri, dopo di loro, avrebbero replicato con ben altri risultati. Nei secoli successivi, i Marcomanni scomparvero come entità autonoma, fusi in nuove alleanze, nuove migrazioni, nuovi nomi. Ma la loro memoria sopravvive nei testi degli storici, nei rilievi scolpiti, nei luoghi dove combatterono e vissero, e nel ricordo dell'impero che, proprio per colpa loro, dovette imparare a cambiare.
perché la vera eredità dei Marcomanni non fu la guerra, ma la consapevolezza che ogni potere, anche il più saldo, può tremare. Se questa storia ti ha colpito, se anche tu pensavi che i Marcomanni fossero solo un nome perduto tra le pagine della storia, scrivilo nei commenti. Ogni popolo, ogni voce dimenticata, merita di essere ascoltata ancora. Iscriviti al canale per altri viaggi nel passato, perché la storia non è solo ciò che è accaduto, è ciò che continua a parlarci ogni volta che scegliamo di ascoltarla.